Ciao e ben ritrovati sul mio canale. Allora, oggi andiamo a conoscere uno strumento veramente bello. Sto parlando della Hash One Pro, il top della serie Hash One della Donner. Sono delle chitarre silenziose e da viaggio, degli strumenti fantastici, soprattutto questa è veramente il top della serie, con degli upgrade, delle caratteristiche eccezionali, utilissime tutte per il musicista in movimento, per chi vuole uno strumento da portare sempre con sé. Le possiamo portare anche in aereo, possiamo portarle ovunque, sono pratiche e suonano molto bene. Oggi andiamo a conoscere nel dettaglio questa ammiraglia della serie e vi anticipo che ha delle caratteristiche eccezionali. Se siete iscritti al mio canale sicuramente avrete visto i video dedicati agli altri modelli della serie da viaggio della Donner. In ogni caso, qui da qualche parte o in descrizione vi lascio il link a questi video. Se poi non siete iscritti al canale, vi invito ad iscrivervi e soprattutto attivate le notifiche per guardare tutti i nuovi video. Se poi volete sostenere attivamente il mio canale, potete farlo attraverso l'abbonamento qui su YouTube o sulla mia pagina Patreon. In questo modo potrete darmi la possibilità di realizzare altri contenuti per il canale. Adesso andiamo a vedere cosa c'è nella confezione e poi vi faccio conoscere nel dettaglio questo bellissimo strumento e chiaramente vi faccio anche ascoltare come suona. Vi anticipo che suona molto bene. La chitarra arriva in questa custodia ben imbottita, fatta molto bene, con la possibilità di attaccare la tracolla. E la cosa che mi piace tanto di queste custodie è il fatto di avere due sezioni separate, quella in cui c'è lo strumento e quella con tutti gli accessori. Abbiamo la tracolla per la custodia, abbiamo la tracolla per lo strumento, quindi per imbracciare lo strumento. Già qui si vede la differenza rispetto ai modelli precedenti. È una tracolla ben fatta, con questo sistema di regolazione diverso dalle normalissime tracolle. Bella. Poi abbiamo il libretto di istruzione, e in questo caso ci servirà perché la chitarra ha tantissime funzionalità e quindi abbiamo bisogno di conoscere un po' lo strumento. Panno per la pulizia, una bustina con plettri e con questa leva che probabilmente è per il truss rod. Cavo USB-C per essere ricaricato, ma anche per essere utilizzato con un software, lo vedremo tra un po'. Cavo audio jack e auricolari per l'ascolto in cuffia, con gommini di ricambio. Poi abbiamo qui, posizionati in maniera ottimale, ogni spazio è veramente studiato molto bene. Qui abbiamo i supporti della chitarra, che adesso tra un po' andiamo ad attaccare, e sono in una colorazione cromata. Anche qui si vede la differenza rispetto ai modelli precedenti, quindi più dettaglio nella cura dello strumento. Chiudiamo questa sezione, questo comparto, e andiamo ad aprire lo strumento. Qui abbiamo lo strumento, ci sono anche delle imbottiture nella custodia, quindi tutto studiato nel minimo dettaglio. E voilà! Io l'ho scelta bianca, ma c'è anche disponibile in un'altra colorazione. In ogni caso questo bianco è molto particolare, non è un bianco semplice, è un po' metallizzato. E il bello è che in pratica, a seconda della luce che prende, ha queste sfumature un po' cangianti. Andiamo ad attaccare i supporti. Come abbiamo visto per la Donner Hash X, il sistema di aggancio dei supporti è stato migliorato. Come ho già detto, molto bella anche la colorazione del supporto, che è in un grigio satinato. Benissimo, eccola qua, pronta per essere utilizzata.
Parliamo adesso delle caratteristiche tecniche di questo strumento, ma se volete maggiori dettagli potete visitare il sito della Donner attraverso il link che vi lascio qui sotto in descrizione. Inoltre vi invito a tenere d'occhio il sito della Donner o anche Amazon, perché ci sono sempre promozioni e sconti che permettono di acquistare questi strumenti a costi ancora più convenienti. Tra un po' ci sarà il Black Friday, quindi ci sono altri sconti pensati per questo periodo e li trovate anche qui in descrizione. Allora, la chitarra, in questo caso, questo modello bianco è in acero, ma c'è anche l'altra in mogano. Ha un profilo asimmetrico, quindi un profilo che è più sentito nella parte superiore e man mano diventa più sottile, quindi per avere agilità nel suonare. Ci troviamo davanti a uno strumento che sicuramente dà una sensazione di rifiniture e comunque di qualità superiore rispetto alle sorelle minori. Caratteristica principale di questa Donner Ash One Pro è quella di avere una serie di sonorità comprese anche di effetti, quindi non solo abbiamo la sonorità acustica dello strumento, ma abbiamo anche la possibilità di utilizzare una serie di effetti in una catena che possiamo andare a personalizzare, a memorizzare in preset, che include modulazioni, delay, riverberi. Tutto questo è personalizzabile sia attraverso l'interfaccia presente sullo strumento, ma anche attraverso un software che possiamo scaricare gratuitamente e collegando la nostra USB-C al nostro computer possiamo programmare la nostra catena di suoni. In più, la cosa che mi è piaciuta molto è quella di avere anche la possibilità di utilizzare degli IR. Nello strumento ci sono già degli IR preimpostati, ma possiamo caricarne degli altri, anche IR personali. Questi IR ci permettono di avere delle sonorità di altre chitarre acustiche, ad esempio una Martin, una Taylor, e questa la trovo una funzione molto utile perché, trattandosi di uno strumento acustico, sicuramente avere una tavolozza di sonorità acustiche diverse diventa veramente una cosa interessante. La USB-C viene utilizzata anche per caricare la chitarra, perché la chitarra è provvista di una batteria che ha una durata prevista dall'azienda di 8 ore. Quindi sicuramente un margine molto ampio per poter utilizzare la chitarra in un live e anche oltre. Altre funzioni molto interessanti sono il Bluetooth e l'OTG. Col Bluetooth possiamo collegare il nostro telefono all'audio della chitarra e quindi attraverso le cuffie poter suonare su delle basi, ad esempio. Mentre col sistema OTG, collegando la chitarra al nostro telefono, al nostro smartphone, possiamo fare dei video e catturare direttamente l'audio della chitarra. Quindi una cosa veramente utile per il musicista che fa video. Per accordare la chitarra, la Donner ha previsto questa chiavetta che è magnetica, quindi la troviamo già inserita qui, che ci permette di accordare lo strumento. Tra l'altro all'interno dell'interfaccia abbiamo anche la funzione accordatore. Adesso nel dettaglio vi faccio vedere bene l'interfaccia come è fatta. Allora, questa è l'interfaccia sulla chitarra. Qui abbiamo la USB-C, l'ingresso cuffie, l'accensione, il tasto per salvare il preset, quello per attivare il Bluetooth. Qui abbiamo il tone boost e l'air boost. Questo è il menu. Da qui possiamo selezionare i preset già di fabbrica fino al 18, ma possiamo anche salvarli in modo diverso, personalizzato. Ogni preset ci dice, a seconda dell'effetto caricato, c'è la spunta vicino. Quindi ad esempio questo preset 3, se io vado sull'editing, entro nella catena degli effetti e per ogni modulo c'ho un tipo di effetto. Quindi ad esempio questo modulo si occupa della modulazione. In questo modo posso selezionare il tipo di modulazione, flanger, tremolo. Poi se voglio andare sull'altro modulo ho il modulo dedicato al delay e qui ho alcuni delay. Così vado anche sul riverbero e infine abbiamo il modulo degli ER. Con questa manopola invece andiamo a regolare la quantità di effetto. In questo caso con gli R andiamo a modificare il bilanciamento tra il piezo e gli R stesso. Vi consiglio comunque di ascoltare tutti questi sample in cuffia perché in questo modo abbiamo una percezione migliore di quello che è il suono dello strumento.
Questo è il suono esclusivamente del piezo. Ora andiamo ad ascoltare il primo IR. C'è una cosa che ho apprezzato tantissimo ed è la possibilità di miscelare il segnale del piezo della chitarra con gli R. In questo modo possiamo fare ad esempio un 50% di piezo e un 50% di R, così da trovare il giusto suono che più ci piace. Questo è il primo IR. Proviamo a miscelarlo con un po' di piezo. Questa era la forma, l'IR4 dedicato alla Dreadnought, in cui ho modificato un po' l'air boost e il tone boost. Proviamo gli R5. L'IR8 è chiamato Classic, probabilmente vuole simulare il suono di una chitarra classica, così mi sembra. Eccoci qui per le considerazioni finali. Allora, avete ascoltato come suona questa chitarra? Fatemelo sapere qui sotto nei commenti, lasciatemi un bel commento, fatemi sapere cosa ne pensate, se vi sono piaciuti. A me, devo dire la verità, mi sono piaciuti molto i suoni di questa chitarra, soprattutto la possibilità di utilizzare gli R
e anche il suono acustico è abbastanza credibile, abbastanza veritiero. Poi mi sono piaciuti tanto gli effetti di ambiente, quindi riverbero e delay, che sono poi più utilizzati su questo tipo di sonorità acustiche. Secondo me è uno strumento che vale il suo costo, sicuramente è un costo un po' più impegnativo, però magari con il Black Friday in questi giorni, sicuramente con le offerte della Donner ce la portiamo a casa a un costo minore. Lo trovo uno strumento eccezionale per chi viaggia, per il musicista sempre in movimento, sia per studiare che per suonare. Tra l'altro ha tutto quello che serve per poter fare musica. Bene, io ringrazio intanto la Donner per avermi inviato questo bellissimo strumento, spero che il video vi sia piaciuto, fatemelo sapere mettendo un pollice in su o lasciando un bel commento. Vi invito ad iscrivervi al canale se non siete ancora iscritti e noi ci vediamo prossimamente con altre novità. Ciao!